A Cortile Cascino avevo solo una cosa. I miei figli. Cercavamo di proteggere i bambini più che potevamo. Difficilmente i nostri figli andavano a scuola. La maggior parte dei ragazzi aiutavano la famiglia lavorando come artigiane. Ma quando crescevano troppo, tanto da guadagnare lo stipendio di un adulto, perdevano il posto e venivano assunti i ragazzi più giovani, di nuovo 10 anni. I bambini di Cortile Cascino conoscevano la vita e la morte molto presto. Mio fratello Gildo ha smesso molto presto di sperare di lavorare regolarmente. E cos'è Luigi? Forse non lo avrebbero fatto neppure se avessero potuto. Avevano cose più importanti da fare. Gilda aveva molti amici. Lo hanno aiutato quando è stato in prigione per rapina a mano armata. Mia madre lo pregava di stare lontano dalle cattive compagnie, ma lui rispondeva: starò a casa se mi dai 2000 lire. E allora cosa poteva fare? Nessuno si interessava di politica. Se gli uomini andavano nei circoli politici era solo perché potevano giocare gratis a biliardo. Quando mamma da fatta, quando mamma da fatta, lo sapere con una facetta, lo sapere con una facetta. Gli uomini trovavano sempre il modo di passare il tempo, ma dentro erano svuotati e tristi. Sapevano di non contare niente. Scelta rosa cappucciata, di tamara per la pescare, nella zucchera e cannella con passello non cannella. E non c'è più donna piccola quando la non c'è, con la tutta mamma da quel tanto bella. Palermo oggi rispetto a un tempo è cambiata tantissimo, ma tanto che io non la riconosco più. Ora il treno viaggia sottoterra, proprio dove c'era Cortile Cascino.
meglio come, diciamo, Palermo città, in peggio come Palermo palermitano. Col passare degli anni la situazione con Luigi peggiorava. Non lo sopportavo più. L'ho lasciato e mi sono trasferita a Ragusa, una piccola città tranquilla dall'altra parte della Sicilia. Era il posto più lontano da Palermo che potevo trovare. E i miei figli sono venuti con me. Mancia te, e non apriamo ste catalassa. Ho sempre vissuto per i miei figli. Ho 2 figlie, 4 figli e 9 nipoti. Sono vecchia ora. Tutti i miei figli hanno avuto problemi. Tutti hanno cicatrici sul corpo. Ma quando stiamo insieme cerchiamo di dimenticare le cose brutte del passato. La mia vita è ancora una lotta, ma sono felice adesso perché anche se soffro durante il giorno, so bene che di notte nessuno può maltrattarmi. È lontanissimo da casa mia, però ci vengo perché mi paga bene. Invece di 7.000 lire, 6.000 lire l'ora, lui non so, mi dà 30, mi dà 40.000 lire ogni volta che vengo, 50, dipende. Lascia bagnare. Aiuto. Quando vivevo a Cortile Cascino non cantavo mai perché sapevo che la sera al ritorno di mio marito a casa era sempre un inferno e così piangevo sempre. Non dimenticare le mie parole, mi invadano tanto da morire. Ora che vivo a Ragusa sono veramente felice. È una cosa bella più del sole. Mi sento come una persona che ha vinto alla lotteria. Io un carretto dove lo so, veniva a cogliere via, andiamo via e chi so può essere. Ma poi ti vende tanta male, dice male, ci mando cosa che c'avevo per dire, no? Mia moglie, insomma, non lo so, ci diceva pure valore che ti può. E c'era che tu mi diceva valore, vabbè. Non scambia da giorni, così. Comunque ora io sogno grande, perciò io penso che sogno solo, mi abbiamo qualche cosina, qualche malattia e muore, un maio da nudo. Perciò posso fare pace con mia moglie, non è da voler fare pace solo con questa altra cosa. Ecco, ero terrorizzata perché, anche perché lui è un autolesionista, in poche parole si tagliava lui stesso. E allora io pensavo, come si taglia lui? Figuriamoci se non è capace di farlo con me, perché le botte me le dava, ma me le dava da orbi e sempre, non c'era un giorno che io non ero pieno di lividi, sempre, fino al giorno che me ne sono andata dopo 28 anni. Ma che avevo fatto, no? C'era buono uno, e voleva bene, ma una volta perché una bottiglia mi tagliava tutto io. Se c'è un Dio, come può permettere tanta cattiveria? E la mia, poi, il colmo era che io ero pieno di lividi, ma era lui che mi faceva pietà, perché anche lui era pieno di cicatrici. Tutto pieno di cicatrici e sopra le cicatrici. Se io non fossi vissuta a Cortile Cascino, non avrei fatto questo cattivo matrimonio, in quanto non sarei stata marchiata cascinara, come lo sono ancora oggi. Perché se io fossi vissuta fuori di Cortile Cascino, avrei avuto un altro matrimonio, diciamo, penso che sia stata una persona più affettuosa, più umana, un essere umano, perché io a Luigi non l'ho, come si vuole dire, catalogavo, non mi viene la parola bene a dire, un essere umano.
quando la gente mi chiede quanti anni ho, dico di avere 7 anni, perché sono 7 anni che ho lasciato Luigi. Mi sento rinata, liberata da un incubo.